Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Mr. Raiden e oggi andremo a recensire la nostra arma che è il Kel-Tec Sub 2000. Da oggi partiremo con un nuovo format insieme al mio grandissimo amico e brother in arms, quindi lo vedrete spesso sul canale. Lui è Francesco Melina, questa è la sua arma e oggi vi parleremo di quello che sono state fatte sia con le modifiche e quello che è stato il risultato finale che ha ottenuto dalle modifiche. Ma Francesco, cosa abbiamo fatto su quest'arma? Allora, il progetto partiva da riuscire a rimanere in un budget di 1500 euro e per poter completamente vestire un tiratore, partendo dall'arma fino a tutto ciò che serve per affrontare una gara. In altri video avevo già parlato di questo piccolo progetto e quindi ci eravamo indirizzati, come ricorderete o potendo andare poi a vedere sulla pagina dedicata su cui... Come si chiama la pagina? La pagina si chiama... Allora, questo tipo di fucile, che è un fucile da survivor, molto utilizzato negli Stati Uniti, viene preso in considerazione soprattutto negli Stati Uniti appunto per farci delle gare di tiro dinamico sportivo, e quindi avendo un budget molto basso per chi si vuole avvicinare a questo tipo di disciplina era nato appunto il progetto di rimanere entro un certo budget. L'arma in questione è un Kel-Tec Sub 2000 di seconda generazione che è stato acquistato nuovo e poi testato. Ovviamente le prestazioni di quest'arma da un punto di vista prettamente sportivo non sono ad un livello molto alto, però facendo i dovuti accorgimenti e riuscendo un po' in qualche modo a customizzare questo fucile grazie a un'azienda americana che si occupa appunto della customizzazione di questo tipo di armi, che è la M-Carbo USA, è stato acquistato un kit. Ovviamente questo kit è difficile da reperire in Italia, visto ovviamente il fatto che esistono dei dealers italiani, i prezzi vengono ovviamente molto maggiorati. Per concludere, l'arma ha avuto tutta una serie di modifiche che io ho attuato e che riguardano insomma la totalità dell'arma, partendo dal calcio finendo praticamente a fine canna. Che cosa è stato fatto su questo fucile? È stato inserito un kit gommato sul calciolo, è stato inserito un tubo gommato per migliorare il feeling e l'appoggio della guancia, un'asta d'armamento anch'essa maggiorata, due finger stop, però poi ognuno deciderà come insomma settarsi l'arma nella parte anteriore. Io ne ho messi tre, li faccio vedere tutti e tre per avere vari tipi di presa diversa, per trovarti insomma in modo agevole e adeguato in qualunque tipo di condizione. Quindi abbiamo due piccoli finger stop con al centro un vertical grip, un compensatore, un punto rosso, non è quello che poi verrà insomma definitivamente montato per il calcolo del budget, e tutto il resto della customizzazione è avvenuto qui all'interno dell'arma. Quindi abbiamo acquistato una guardia del grilletto in alluminio, un grilletto flat in alluminio, un kit molle alleggerito, una barra del grilletto, una rampa di alimentazione alla cartuccia anch'essa in acciaio, uno sgancio caricatore maggiorato, e questo ha reso quest'arma certamente molto più performante. Ovviamente non possiamo pretendere di avere prestazioni di una carabina in calibro 9x19 o 9x21 che sia di altissima gamma, come quelle che vediamo ovviamente nei tiratori diciamo importanti, sia nella categoria IDPA, IPSC, ma teniamo conto che è un'arma da 730 euro contro armi o carabine che
per averle pronto gara, insomma, si sforano i 3.500-4.000 euro. Quindi tutto quello che riguarda la parte degli upgrade, calcolando anche il costo dell'arma, dove si arriva orientativamente? Allora, orientativamente, se si riesce ad avere la possibilità di ritirare direttamente da M-Cargo Stati Uniti o di avere la possibilità di acquistare lì questo kit, il kit full di tutte le cose che io ho montato si aggira intorno ai $400. $400, quindi $400, 730 il prezzo nuovo in Italia, siamo sui 1.130 euro. Sì. 1.200 euro. Allora, calcolando poi anche tutta la vestizione che io avevo inserito in questo progetto, quindi un cinturone, un red dot, ovviamente questa parte fingerstop, vertical grip, tappi, occhiali da tiro, compensatore e caricatori maggiorati Glock per affrontare una gara, andremmo intorno ai 1.600 euro. Quindi andremmo a sforare i famosi 1.500 che io mi ero preposto. Però alcune di questi upgrade, a mio modesto parere, possono essere, possiamo evitare di farlo. Il pulsante di sgancio caricatore maggiorato, ormai con l'avvento delle stampanti 3D, anche questo può essere fatto con pochi soldi, e la barra del grilletto custom messa in mano a un armaiolo che sa dove toccare, con due limatine a destra e a sinistra la porta esattamente come la barra del grilletto che mi è stata praticamente venduta. Il grilletto invece cosa abbiamo? È una corsa corta, abbiamo un precorsa? Allora, il grilletto, questa è un'arma che, come ho detto, non nasce sportiva ovviamente, ma ha tutt'altro utilizzo. Però il grilletto flat col kit molla alleggerito e l'hammer bushing, che è importante perché quello diciamo originale è in parte in acciaio e in parte in plastica, e quindi prima o poi andrà a creare sicuramente dei problemi con un utilizzo intensivo dell'arma, creano praticamente un peso di scatto che va intorno alle 3,5 libbre, 3 libbre 8. Il problema di quest'arma è la corsa del grilletto, che è molto lunga. Però con il kit delle molle alleggerite e diciamo il grilletto flat si ha un feeling veramente diverso. Ovviamente qua si parla sempre di avere un'arma da dare in mano a un neofita, una persona che vuole imparare, e a una persona che non ha voglia o semplicemente non può affrontare un budget di un'arma di un livello. Quindi il tuo discorso parte da una base di 730 euro. Per chi vuole iniziare, dopo possiamo evolvere l'arma per avere un attimino più pepe e avere un'arma più prestante. Certo. Riusciamo a vedere quella che è la parte interna dell'arma? La parte interna dell'arma non si può vedere ovviamente, perché è un'arma polimerica composta da due gusci che vengono ovviamente svitati. La particolarità di quest'arma è che ovviamente può essere richiudibile, perché è fatta appunto per survivor, e quindi è un'arma che può essere trasportata e messa in uno zaino. È messa praticamente agganciata allo zaino e immediatamente di pronto utilizzo nel momento in cui dovesse. Andiamo a fare la prova a fuoco e vediamo come si comporta sulla linea di tiro. Ho già fatto un paio di garette e devo dire che non si è comportata male. Vi ricordo che quest'arma non rimane aperta con l'ultimo colpo esploso, e ha un sistema d'armamento che, a differenza delle piattaforme AR che hanno manettino laterale, destro-sinistro o la tipica leva AT, l'asta d'armamento di quest'arma è qui sul tubo. Quindi il tubo rimane aperto facendo questo tipo di torsione. Si inserisce ovviamente il caricatore, che va esattamente nell'impugnatura, e basta con uno schiaffo dare per armare l'arma. La sicura è praticamente a traversino, quindi nel momento in cui bisogna togliere la sicura c'è il pulsantino molto comodo e l'arma va praticamente a sparare. Shooter, are you ready? Stand by.
Ragazzi, la faccio anche io una piccola prova a fuoco, vediamo, così vi faccio anche io le conclusioni. Come vi dicevo, fucile con caricatori Glock, compatibile con caricatori Glock. Armamento. Fine colpi, l'arma come vedete non rimane aperta, quindi va riarmata. Mettiamo la bandierina. Ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo con il prossimo contenuto. Ciao!